Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Toro, quindi può essere un periodo di prosperità, di creazione, di crescita. È anche un periodo che potrebbe parlare di maternità, di maternità può essere sia di un progetto, sia di un figlio, oppure anche di se stessi, cioè è un po' come il diventare madri di se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. C'è il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo dal mondo, ragazzi. Abbiamo un 4 di bastoni, un 5 di pentacoli, un re di coppe, un 2 di coppe, la regina di spade, abbiamo il mago o la maga in questo caso, perché viene rappresentata come una donna. Vediamo qual è l'ultima carta. 10 di spade. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento generale del periodo, diciamo il movimento energetico più importante. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Vi ricordo che ho attivato la lettura veloce via WhatsApp e che per tutto agosto è in promozione, e anche di questo trovate il video che spiega come funziona la promozione sotto in descrizione. Allora, partiamo da questo mondo. Partire con la carta del mondo così mi dà l'impressione che abbiate chiuso un ciclo o che stiate chiudendo un ciclo. Abbiamo un 4 di spade e una regina di coppe. Può essere che qualcuno di voi sia proprio lontano dalla zona di residenza. La carta del mondo indica di solito anche i viaggi, qualcuno potrebbe essere magari in vacanza in questo periodo. È anche una carta di completezza, di arrivo, di risultati che si raggiungono. Però con questo 4 di spade io ho la sensazione che stiate un po' riflettendo. Guardate, vedendo queste due carte così, ma anche con la regina di coppe, ho come l'idea che qualcuno di voi potrebbe prendere delle distanze o aver già preso delle distanze potenzialmente da qualcuno, perché abbiamo una regina di coppe. Con questo 4 di spade sento che è per fare un po' il punto della situazione, secondo me. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Imperatore e 3 di bastoni. C'è un altro sotto. Imperatore, 6 di coppe e 3 di bastoni. Io sento che potrebbe esserci la voglia di costruire, perché qui abbiamo un 4 di bastoni, qui abbiamo un imperatore con numero 4.
Qualcuno di voi è come se cercasse di costruire, mi viene da dire alleanze, considerata che c'è il 6 di coppe, potrebbero essere nuovi progetti, nuovi obiettivi, considerato che il mondo potrebbe essere un qualche cosa, un qualche risultato che avete raggiunto, con queste carte potrebbe esserci qualche nuovo risultato a cui punterete. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. 7 di coppe. 4 di coppe, regina di spade. C'è qualche cosa che non vi sarà chiaro o che non vedrete con questo 4 di coppe. Io credo che la sensazione di isolamento o se vogliamo di solitudine che mi trasmette questo 5 di pentacoli è così perché ci sono come dei lati, potrebbero anche essere delle persone, che non vedete, non prendete in considerazione. Qualcuno con questo 7 di coppe al contrario potrebbe essere come disilluso ad un certo punto o sì, io sento come se ci fosse un qualche cosa di cui voi non siete consapevoli con questo 4 di coppe. Andiamo a vedere il re. Re di pentacoli e forza. C'è come qualche cosa che dovete trovare il coraggio di fare. O siccome la carta base è comunque un re di coppe, la sensazione che ho è che dobbiate un po' sforzarvi per aprirvi, per aprire il cuore con questa forza. Qui la regina di spade ce l'avete due volte, quindi c'è come un qualche tipo di regola che probabilmente state adottando o andrete adottando, però in realtà sento che si tratta più di sistemare quello che già c'è, più che di trovare nuove regole. Andiamo a vedere il 2 di coppe, abbiamo un 3 di coppe. Se guardo queste carte, la sensazione è che qualcuno di voi possa avere come un sogno, con questo 6 di coppe, e io ho come ho come sì in testa che possa essere un sogno riferito a qualcuno che conoscete da un po', con questo 6 di coppe, oppure è proprio un sogno romantico. E ci sta perché avete anche un 4 di bastoni, quindi ho come l'idea che qualcuno di voi stia cercando di costruire, potrebbe essere la casa dei propri sogni, il lavoro dei propri sogni, la relazione dei propri sogni, il progetto. Qui abbiamo un 3 di coppe e un cavaliere di denari, quindi sento che qualche nuova amicizia, collaborazione, unione effettivamente potrebbe arrivare con questo 2 di coppe, c'è anche un 3, quindi si potrebbe festeggiare questa appunto quest'unione. Però è anche vero che con questo cavaliere di denari le cose vanno piuttosto a rilento. Andiamo a vedere la regina di spade, 10 di pentacoli e cavaliere di bastoni, di nuovo una carta che mi parla di casa, che mi parla di famiglia, che mi parla di mettere radici. Però è anche vero che avete la regina di spade, se io riguardo questa, c'è come un qualche cosa, secondo me, che vi mantiene un po' sull'attenti. La regina di spade è una di quelle persone, è una di quelle energie che programma, progetta, organizza, pianifica. È come se si trattasse di fare come una specie di piano di azione. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 7 di bastoni e un asso di spade.
Il mago è una carta numero 1, qui avete anche un asso di spade, pare che ci sia come un confronto, potrebbe essere, una chiacchiera, una verità che viene a galla, qualche cosa che direte, una nuova iniziativa che farete. Il mago numero 1 è una carta di azione, di movimento. Io ho come l'idea che ci sia come un nuovo inizio in questo senso. Andiamo a vedere il 10 di spade, che tra l'altro avete anche qua sotto. Cinque di pentacoli nuovamente che avete già qui, fante di spade, sacerdotessa. Io sento, perché il 5 di pentacoli ce l'avete già qui e ho tirato un 6 di bastoni per spiegarlo, è come se non vi sentiste riconosciuti o potrebbe anche essere che voi stessi non riusciate a riconoscere il vostro valore, mi viene da dire un po' le vostre intenzioni, guardando anche queste due regine di spade. Io credo che con questo 10, il 10 di spade è la carta della fine della sofferenza, ok? Qui abbiamo il mondo, in 15 giorni avete 2 10, quindi e anche degli assi. Quindi secondo me è come se si concludesse un certo tipo di capitolo per arrivare come a nuovi traguardi. Questa sacerdotessa mi richiama un po' l'energia pulita di questo 6 di coppe. Allora io qui ho la sensazione che effettivamente potreste iniziare, a parte che con la sacerdotessa mi viene da dirvi che potreste iniziare un percorso di tipo spirituale, però è come se aveste bisogno di monitorare una certa situazione. La sensazione è che qui c'è come un momento di revisione, se vogliamo, quello che ho ottenuto, che cosa voglio ottenere ancora, come fare. C'è questa ricerca, secondo me, della stabilità, anche se effettivamente ci sono come dei punti che non sapete come lavorare, sento che potrebbe arrivare come una amicizia, una collaborazione, una chiacchiera potrebbe anche essere che vi dà la possibilità di iniziare con qualche nuovo progetto o con qualche nuovo punto di vista, perché comunque la regina di spade, se qualche cosa non serve, non si fa scrupoli a lasciarlo indietro e potrebbero anche essere schemi di pensiero. E qui sento che è come un proiettare questo tipo di nuova idea, nuova chiarezza mentale in un futuro. Mi viene quasi da dire alla ricerca del riconoscimento con questo 6 di bastoni. Non so, io ho l'idea che, perché qui avete l'imperatrice, qui avete la sacerdotessa, no? Sono i due archetipi femminili, uno un po' più materiale, uno un po' più spirituale, della donna. Quindi è come se da un qualche cosa di molto materiale, perché qui avete imperatore e imperatrice, dovesse iniziare a valutare certe cose da un punto di vista un po' più spirituale probabilmente, o sarà quello il movimento energetico che andrete a fare, o almeno questo è quello che mi sovviene dalla lettura, però fatemi sapere ragazzi, nei commenti. Ok, partiamo con i vari settori. Allora, qui abbiamo le mie slide artigianali. Partiamo dai disoccupati. Allora, per chi è disoccupato, ragazzi, sento che possono effettivamente esserci dei contatti che potrebbero portarvi a trovare un nuovo lavoro.
Per adesso sono solo contatti, è vero che avete il mago, è vero che avete l'asso di spade, però detta sinceramente carte di contratti non è che ne vedo tantissime, eh. Quindi sento forse più che tutto come dei... Ecco, una cosa che vi posso dire è che potreste effettivamente inviare parecchi curriculum nel prossimo periodo. Sapete che tra un po' inizia il periodo natalizio e le aziende di alimentari che producono proprio per il Natale iniziano le assunzioni adesso a settembre. Quindi può essere che effettivamente, come dire, abbiate delle opportunità da prendere in considerazione. Parliamo dei dipendenti. Ah, ragazzi, non vi ho detto, potete appoggiare il dito sul cursore e scorrere avanti e indietro trovando il punto che vi interessa, perché io non ho tempo di riascoltarmi i video e mettervi il minutaggio. Ok, dipendenti. I dipendenti devo dire che se siete in vacanza, tanto meglio, e molti penso che lo saranno con questa carta del mondo iniziale, però se per caso non doveste esserlo, sento che è come se vi dessero dei nuovi compiti. Probabilmente c'è un qualche personaggio, un qualche figura da sostituire e potrebbero far fare questo lavoro a voi, quindi è come se iniziaste in un nuovo reparto, in un nuovo settore, c'è come qualcosa di nuovo che inizia e vi dirò anche che tutto sommato lo sento proprio un bellissimo periodo per i colleghi. Ok, non so se siete in una di quelle aziende grandi dove magari vi date i turni per le vacanze, però sento che starete proprio bene in questo periodo. Per gli autonomi. Allora ragazzi, qui sento che avete bisogno di collaboratori per ampliare il giro dei clienti, per ampliare i vostri servizi, i vostri prodotti, per ampliare gli ingressi fondamentalmente. Ehm, allora, sento che potrebbero come arrivarvi delle nuove idee, ma sono da valutare super attentamente. Soprattutto quello che mi sento di dirvi è valutate che quello che volete mettere in campo possa effettivamente essere sostenuto in un tempo lungo, 3-5 anni potrebbero essere. Ok, parliamo di progetti e di figli. Diciamo che parlo prima di progetti, poi se c'è qualche cosa sui figli eventualmente ne parlo dopo, però sapete che comunque la parola progetti e la parola figli sono interscambiabili nei tarocchi. Quindi adesso parlerò di progetti che secondo me vanno a gonfie vele, ragazzi. Sento carte molto, cioè ci sono carte molto molto positive in questo senso. Ehm, devo dire che in questo periodo i progetti che avete già in ballo possono effettivamente darvi delle grandi soddisfazioni e anche se fossero progetti monetizzati, anche un buon ritorno economico. Parliamo di denaro, anche il denaro io lo sento abbondante in questo periodo. Potrebbe essere necessario da parte vostra cercare come di gestirlo meglio, probabilmente. Però tutto sommato io sento effettivamente che potrebbero anche arrivare dei soldi in più, per qualcuno. Potrebbe essere qualche aiuto. Tenete presente che la carta base è un'imperatrice, quindi si parla di espansione di qualcosa ed effettivamente il denaro è uno di quei settori dove sento l'espansione. Nonostante stiate spendendo i soldi per le vacanze, per i capricci, per quello che volete. Sento soldi in più che arrivano. Ok, allora parliamo di relazioni. Parliamo di single. Allora, vedendo le carte iniziali qui, potreste esservi allontanati da qualcuno, effettivamente.
Vi dico allontanati perché il 4 di spade è una carta di ritiro spirituale, quindi suppongo che ci sia come un momento, per qualcuno anche di silenzio magari, con questa persona. Se però non avete proprio nessuno in testa, può essere che nella terza settimana di agosto effettivamente entri una persona. Può essere una persona di un certo rilievo a livello sociale. Ehm, io sento che con questa persona potreste proprio sentirvi come a casa. Però è anche vero che si termina comunque con una sacerdotessa, un fante di spade, un 5 di pentacoli, un 6 di bastoni. È come se si facesse, o meglio, se faceste fatica a inquadrare la persona, mi viene da dire. Perché comunque con questo fante di spade avete bisogno di conferme. E anche il 6 di bastoni mi dice questo. Avete come bisogno di sicurezze, di certezze. E devo dire che secondo me, nonostante con questa persona potreste trovarvi effettivamente a vostro agio, potreste sentirvi a casa, vi sembra come di conoscerla da un bel po' di tempo, vi dico che con questa sacerdotessa alla fine qualcuno di voi potrebbe, diciamo così, decidere di mantenere un rapporto più di osservazione. Guardate, avete anche 6 di coppe la sacerdotessa, per qualcuno è un rapporto che inizia come un'amicizia, come un qualche cosa di platonico. Segni zodiacali, prima che mi dimentichi, potrebbero essere pesci, toro, scusate, ariete, toro ancora non l'ho visto, capricorno, vergine, leone, acquario e basta. Per chi è in una relazione, allora devo dire che qui le cose, ragazzi, vanno abbastanza a gonfie vele. Vi sento uniti, vi sento con voglia di fare, con voglia di progettare, con voglia di andare. La relazione la sento ben solida, stabile. Devo dire. Mm. Anche per voi ragazzi, con queste carte finali è importante, mi viene da dire, guardare le dinamiche di comportamento perché avete 2 5 di pentacoli. In qualche modo sentite come una carenza, probabilmente con questo 6 di bastoni avete bisogno di conferme, però in realtà le conferme le avrete semplicemente guardando le dinamiche di comportamento vostre o dell'altra persona. Io vi dico, secondo me è un periodo dove le cose andranno bene. Può essere che introdurrete all'interno della relazione qualche nuovo percorso, qualche nuovo hobby, qualche nuovo progetto, qualche cosa di nuovo per dare una nuova verve alla relazione. Per qualcuno, come vi ho detto all'inizio, qui c'è l'imperatrice, per qualcuno potrebbe aprirsi il tema figli. Diciamo che si apre, quindi è come un iniziare a valutare: tu vuoi dei figli, non li vuoi, tra quanto li vuoi, quanti ne vuoi e cose per lo stile, ok? Diciamo che si apre quel tipo di argomento. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate. Apparentemente sembra andare tutto bene, ma ho la sensazione che questa persona non vi stia dando abbastanza, che alla fine sì, magari vi sentite, magari vi vedete anche, fate un sacco di videochiamate, però stringi stringi non riuscite a vedervi. Ho come questa sensazione di carenza da parte vostra. Non dico che non riuscirete a vedervi in assoluto, però è come se ci fossero delle difficoltà per riuscire a incastrarsi. Anche per voi
La riflessione è di proiettare la situazione nel lungo periodo, quindi fra 3-5 anni, e chiedervi: mi vedo ancora così? Dove può andare questa situazione, questa relazione tra 5 anni? Io ho pazienza di aspettare X tempo perché le cose si appianino, per esempio? Mm. Tenete presente che avete anche la regina di spade, quindi qui si tratta di tagliare anche con certi atteggiamenti che non servono più. Avete un asso di spade, il mago e un 7 di bastoni. Vi state difendendo da qualche tipo di dinamica, secondo me, e qui con questo asso di spade è come se fosse giunto il momento di tirarla fuori. Famiglia. Allora, secondo me, dal punto di vista familiare, potrebbero esserci alcune tensioni, niente di grave, niente di grave, però ho come l'idea che, perché avete 2 5 di pentacoli, è come se nella sfera affettiva non vi sentiste valutati, non vi sentiste considerati come voi vorreste, e me lo spiega quel 6 di bastoni. Però a parte questo non vedo né screzi né... C'è solo da essere un po' chiari, ecco, in famiglia. Ok, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere un oracolo induista, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Allora, l'immagine è questo carro con i cavalli che mi ricorda tanto questo mondo con il viaggio, e la frase dice: non c'è qualità migliore della tolleranza. La tolleranza è serena pazienza ed autocontrollo in tutte le circostanze. Significa fare del bene a tutti, persino a coloro che vi hanno ferito. Qualcuno diceva: porgi l'altra guancia, che non è esattamente la stessa cosa, ma per farvi capire, no? Ok, una fatina. Mm, rinascita, ragazzi. Sì, ma effettivamente qui avete il mondo, qui avete un 10 di spade. Quindi sento che è un po' come se questo periodo fosse dedicato alla pulizia, se vogliamo, di questo 5 di pentacoli. Con le 2 regine di spade taglierete quello che non vi serve, e comunque anche il 10 di spade qui alla fine della lettura, una carta di fine, di reinizio, quindi è un arcano, è l'arcano minore, uno degli arcani minori della morte, e anche quello parla di rinascita, quindi qua ci siamo. Secondo me è un periodo dove farete come delle valutazioni, taglierete con queste 2 regine di spade quello che non serve, qui avete anche l'asso di spade, per ricominciare la vostra rinascita. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail, oppure potete abbonarvi al canale. In tutti e due i casi tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi andremo un po' a craccare il modo di pensare, però tenete presente che in quella parte, quindi negli abbonamenti, la formazione è più vasta, perché lì ho avuto tempo chiaramente di fare una marea di video, e ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di chakra, traumi, credenze limitanti, sensi psichici. Insomma, è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per aiutarvi, diciamo, ad aprire la mente, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, perché la 3 è divisa in due, 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!